Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ecoval GlaxoSmithKline SpA. Ultimo aggiornamento, 6 dicembre 2021. Cos'è Ecoval? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ecoval durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Ecoval? Ecoval ha un farmaco a base del principio attivo betametasone valerato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi attivi, gruppo II. È commercializzato in Italia dall'azienda GlaxoSmithKline SpA. Ecoval può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Ecoval 0,5 mg/g soluzione cutanea flacone da 30g. Ecoval 1 mg/g crema 30g. Ecoval 1 mg/g emulsione cutanea flacone da 30g. Ecoval 1 mg/g unguento 30g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GlaxoSmithKline SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: betametasone valerato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: unguento. Indicazioni: Ecoval crema, unguento ed emulsione cutanea. Dermatopatie sensibili ai corticosteroidi quali dermatite seborroica, dermatite atopica, dermatite da contatto allergica o irritativa, lichen, psoriasi, esclusa la psoriasi a placche diffusa, neurodermiti e altre. Trattamento sintomatico del prurito. Ecoval soluzione cutanea. Dermatosi delle parti pilifere ed in particolare del cuoio capelluto. Dermatite eczematosa, eczema seborroico, psoriasi, esclusa la psoriasi a placche diffusa. Alopecia areata. Pitiriasi secca ed in particolare quello stato seborroico con desquamazione grassa del cuoio capelluto comunemente conosciuto con il nome di forfora. Posologia: adulti, anziani e bambini di età superiore ad 1 anno. Ecoval crema, unguento ed emulsione cutanea. Applicare delicatamente sulla superficie, da trattare un piccolo quantitativo del prodotto unguento, crema o emulsione cutanea, 2-3 volte al giorno. Quando si sia ottenuto un sensibile miglioramento, si potranno diradare le applicazioni fino a sospenderle. Unguento: le dermatosi secche squamose ad impronta lichenoide ed ipercheratosica risentono maggior beneficio dall'applicazione dell'unguento. La base grassa esplica infatti un vantaggioso effetto emolliente che permette al cortisonico di agire in profondità. Crema: l'applicazione della crema è indicata in tutte le lesioni con qualunque localizzazione. Il veicolo idrodispersibile fa preferire la crema nel trattamento delle superfici cutanee delicate ed umide. Emulsione cutanea: il preparato sotto forma di emulsione è indicato quando si devono applicare piccole quantità di corticosteroide su vaste superfici cutanee o per l'applicazione in zone di difficile accesso quali ad esempio quelle pelose. Prestare attenzione durante l'applicazione data la natura infiammabile del prodotto, vedere paragrafo 4.4. Ecoval soluzione cutanea: applicare una piccola quantità 2-3 volte al giorno sulla parte da trattare massaggiandola delicatamente, fino ad ottenere un apprezzabile miglioramento. Per prolungare e completare l'effetto basterà una sola applicazione giornaliera o ad intervalli maggiori. Prestare attenzione durante l'applicazione data la natura infiammabile del prodotto, vedere paragrafo 4.4. Nello stato seborroico con desquamazione del cuoio capelluto, forfora, il preparato può essere comodamente applicato subito dopo il lavaggio dei capelli. Per la rapida evaporazione del veicolo idroalcolico il preparato non unge e non lascia traccia sui capelli. Uso nei bambini. Nei bambini il trattamento non deve essere continuato per più di 5 giorni senza controllo medico e non deve essere utilizzato bendaggio occlusivo. Nei casi in cui il medico ne ravveda la necessità l'effetto di Ecoval può essere aumentato mediante bendaggio occlusivo con film di polietilene della superficie da trattare. Il bendaggio solo per l'intera notte è generalmente adeguato per ottenere una risposta soddisfacente. In tali lesioni, in seguito, il miglioramento può essere mantenuto da una regolare applicazione senza bendaggio. Nel caso delle medicazioni occlusive è buona regola che la cute sia ben detersa prima di ogni rinnovo del bendaggio occlusivo, per evitare che insorgano infezioni batteriche facili a verificarsi nell'ambiente caldo-umido indotto dall'occlusione. Se le condizioni peggiorano o non si risolvono in 4 settimane, il trattamento e la diagnosi devono essere rivalutati.
Nell'eczema atopico la terapia con betametasone volerato deve essere gradualmente interrotta nel momento in cui la malattia è sotto controllo ed il trattamento deve continuare con una crema emolliente come terapia di mantenimento. A seguito dell'interruzione improvvisa dell'applicazione di betametasone volerato può verificarsi una ricaduta di preesistenti dermatosi. Controindicazioni: Ecoval crema, unguento ed emulsione cutanea, ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Il betametasone volerato ha controindicato nei bambini di età inferiore ad 1 anno. Le seguenti patologie non devono essere trattate con betametasone volerato: infezioni cutanee non trattate, infezioni tubercolari e virali della cute trattata, herpes, varicella, eccetera, acne rosacea, acne vulgaris, dermatite periorale, prurito senza infiammazione, prurito perianale e genitale, ulcere cutanee. È controindicato nel trattamento delle lesioni primarie infette della pelle causate da infezioni fungine o batteriche, infezioni primarie o secondarie causate da lieviti. È controindicato nel trattamento delle dermatosi nei bambini di età inferiore ad 1 anno, incluse la dermatite e le eruzioni da pannolino. La medicazione occlusiva è controindicata nelle lesioni essudative e nelle infezioni cutanee. Il prodotto non ha per uso oftalmico. Ecoval soluzione cutanea, ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Il prodotto è controindicato negli individui affetti da tubercolosi cutanea ed herpes simplex, nelle dermatosi nei bambini di età inferiore ad 1 anno, inclusa la dermatite e le eruzioni da pannolino, in caso di infezioni del cuoio capelluto. Il prodotto non ha per uso oftalmico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: il betametasone volerato deve essere usato con cautela nei pazienti con una storia di ipersensibilità locale ai corticosteroidi o ad una qualsiasi degli eccipienti del farmaco. Le reazioni di ipersensibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È stato dimostrato che la somministrazione contemporanea di farmaci che possono inibire il CYP3A4, ad esempio ritonavir e itraconazolo, inibisce il metabolismo dei corticosteroidi, comportando l'aumento dell'esposizione sistemica. Il livello, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Ecoval durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ecoval durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Non ci sono dati nell'uomo per valutare l'effetto dei corticosteroidi topici sulla fertilità, vedere paragrafo 5.3. Dati preclinici di sicurezza. Gravidanza. Ci sono dati limitati sull'uso di betametasone, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ecoval non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono elencati di seguito per organo, apparato / sistema e frequenza media. Le frequenze sono definite come molto comune, a 0 yen 1/10, comune, a 0 yen 1/100 e 1/10, non comune, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, sintomi e segni. Il betametasone volerato applicato a livello topico può essere assorbito in quantità sufficiente per dare effetti sistemici. A 0 molto improbabile l'evenienza di un sovradosaggio acuto, comunque in caso di sovradosaggio cronico o di abuso possono manifestarsi segni di ipersurrenalismo, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Trattamento. Nel caso di sovradosaggio l'applicazione di betametasone volerato deve essere interrotta in modo graduale riducendo la frequenza delle applicazioni o sostituendo il farmaco con un corticosteroide meno potente per evitare il rischio di insufficienza surrenalica. Un'ulteriore valutazione medica deve essere intrapresa come indicato clinicamente o come raccomandato dal Centro Nazionale Veleni, se sono disponibili informazioni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi attivi, gruppo II, codice ATC, D07H01. Il betametasone volerato ha un corticosteroide attivo con attività antinfiammatoria. Meccanismo d'azione. I corticosteroidi topici agiscono come agenti antinfiammatori attraverso proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. I corticosteroidi topici possono essere assorbiti a livello sistemico attraverso la cute integra.
Il livello di assorbimento percutaneo dei corticosteroidi topici è determinato da diversi fattori, compreso il veicolo, dati preclinici di sicurezza, carcinogenesi/mutagenesi. Carcinogenesi. Non sono stati eseguiti studi a lungo termine sugli animali per valutare il potenziale carcinogenico del betametasone vollerato topico. Genotossicità. Non sono stati eseguiti studi specifici per valutare elenco degli eccipienti, crema, clorocresolo, eterepoliossietilencetilstearilico, alcol cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio fosfato monobasico, acido fosforico o sodio idrossido, acqua depurata, emulsione cutanea e 218 metilidrossibenzoato, gomma xantan, alcol cetostearilico, paraffina liquida, alcol. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ecoval a base di betametasone vollerato sono Beben 0,1%, beta 21, betamesol, betametasone dipropionato Sandoz, diprosone, Ecoval, Flogoderm. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.